Per chi non ci conoscesse, siamo un'azienda specializzata in substrati, additivi e fertilizzanti per piante a crescita rapida. I booster originariamente fino anni 90, inizio 2000 erano i PK1314. Secondo me invece l'Lineacqua è un prodotto ottimo, principalmente per la facilità di utilizzo, di fioritura, ma il vantaggio principale della Lineacqua è che è una linea pH perfect, cioè una volta preparata la soluzione nutritiva, fissata il pH 5,2, il coltivatore non deve più metterci mano. La domanda che ci fanno sempre, per cui il coltivatore si sbaglia spesso e volentieri: Terra Professional e Terra Professional Plus, il Plus è più fertilizzato? No. Oh, finalmente. Allora, anche in questo settore abbiamo preso, diciamo, una scelta controcorrente. Normalmente nel nostro mercato i vari substrati sono divisi in base al grado di fertilizzazione. Esatto. Dal nostro punto di vista è un approccio sbagliato, perché trattandosi di agricoltura di precisione il substrato dovrebbe essere quasi esclusivamente un mezzo in cui far sviluppare la pianta, anche perché tutti ben sanno che alti livelli di azoto nelle prime fasi di sviluppo di una pianta inibiscono lo sviluppo radicale. Il Professional è composto esclusivamente da torba bruna e perlite. Il Professional Plus invece è composto da torba bionda, fibra di cocco e corteccia, principalmente corteccia di pino, che ha una funzione antisettica. La torba bruna è una torba di diciamo più bassa qualità rispetto alla torba bionda. In cosa differisce? Innanzitutto, diciamo, lo strato in cui viene estratta la torba, ma la torba all'interno di un mezzo di coltivazione ha una funzione puramente meccanica. Cosa fa? Assorbe l'acqua e la rilascia. Ok. La caratteristica principale della torba bruna è che nel lungo periodo tende a compattarsi, perciò ad avere dei gradi di ossigeno inferiori all'interno a livello radicale. Si rischia più facilmente ristagno idrico. Ristagno idrico, esattamente. Sono addizionati con la perlite. Con la perlite, perché sennò sarebbe un terriccio totalmente asfittico. Con questo non voglio dire che il Professional non sia un terriccio ottimo, è un terriccio ottimo, ma diciamo che il Professional Plus è l'evoluzione già di un terriccio ottimo. La caratteristica principale del Professional Plus è che è fatto esclusivamente di torba bionda, caratteristica che lo rende un terriccio estremamente aeroso, ricco di ossigeno a livello radicale. Abbiamo aggiunto la fibra di cocco perché sennò sarebbe stato un terriccio troppo arioso. E poi la fibra di cocco ci permette di innestare le micorrize direttamente nel terreno. Ah, perfetto. E poi alla fine c'è la corteccia, che ha una funzione antisettica per il substrato. Visto che dicevi della corteccia come antisettico per l'ambiente radicale, e invece fate qualche prodotto per la parte aerea della pianta? Sì, abbiamo il CannaCure. Allora, il CannaCure è un prodotto molto particolare. Innanzitutto va detto che non è un prodotto fitofarmaco, perciò non è il classico antiparassitario. È un prodotto che è molto utile, ma va dato in fase preventiva. È un prodotto totalmente naturale, può essere spruzzato senza nessun tipo di mascherina, se avete bambini in casa, se ci sono cani. Non fa niente alle persone e all'ambiente circostante. Ha una leggerissima percentuale di ferro, perciò è, diciamo, anche un rinverdente delle piante, ma ha una funzione principalmente meccanica. Cosa fa? Va dato in fase preventiva, cioè dall'inizio del coltivo fino quasi alla fine, e va a creare una patina sopra le foglie che impedisce a insetti ed in generale a muffe di andare ad attaccare quella con la superficie fogliare. Può essere anche usato in caso di infestazione, ma solo nel momento in cui gli insetti si muovono sulla pianta, perché va a bloccare quello che è la respirazione o il movimento degli insetti all'interno dell'agroroom. Non funziona se ci sono larve, cioè gli insetti non si sono ancora sviluppati. Quindi, come ci hai spiegato, l'indicazione Plus vale anche per il vostro prodotto Bioterra. Sì, allora diciamo che c'è del cocco anche lì. Esatto, nel terriccio di biocanna
dovete considerarlo come il Professional Plus, ma con un tipo di fertilizzante organico, certificato biologico. Okay. La differenza principale è quella. È la fertilizzazione. È la fertilizzazione. Qui c'è una fertilizzazione di tipo minerale, nel Biocanna Plus c'è dentro una fertilizzazione di tipo organico. Sempre di origine vegetale? Sempre di origine vegetale, perciò sempre torba bionda, fibra di cocco con le micorrizie, innestate le micorrizie, e corteccia di pino sempre con funzione antisettica. Visto che ci siamo, ci manca solo il cocco, quindi la domanda sul cocco. Allora, come cocco sfuso, diciamo fibra di cocco, abbiamo due qualità: abbiamo il cocco natural e il cocco professional plus. La differenza principale fra i due è che il cocco natural non è bufferizzato, il cocco professional plus è bufferizzato. Se utilizzate cocco professional avrete un range di tolleranza di pH ed EC più ampio rispetto al cocco natural. Siete anche una delle, forse l'unica azienda che mette una data sul retro della confezione dei prodotti. Però no, non sempre è chiaro che data sia di produzione, di scadenza, okay. E quindi la domanda è d'obbligo e speriamo di risolvere un dubbio una volta per tutte. Ok, grazie per la domanda, perché è un punto che personalmente ci tengo molto. Cioè partiamo dal presupposto che la mission di canna, una delle mission di canna è cercare di dare al coltivatore un fertilizzante che abbia la più alta qualità possibile. Innanzitutto noi facciamo esclusivamente fertilizzanti su ordinazione, non abbiamo magazzino. Perciò il processo produttivo come avviene? Il distributore italiano, l'importatore italiano fa l'ordine, ci impieghiamo circa 7-10 giorni per la produzione. Una volta che il prodotto è imbottigliato, entro 24 ore viene caricato sui camion e portato in Italia. Perciò il processo dura circa 2-3 settimane. Questo per garantire la freschezza dei prodotti. La data che trovate dietro le nostre confezioni è una data di garanzia e quasi nessuno sa che i fertilizzanti hanno una data ottimale di utilizzo. La maniera più banale, più empirica per capire se un fertilizzante si possa ancora utilizzare è semplicemente prendere la bottiglia, nel caso di un fertilizzante minerale, agitarla. Se senti dentro i sali vuol dire che i sali sono decaduti, non si possono più utilizzare. Ma diciamo che prima di arrivare a quel punto lì ci sono tutta un'altra serie di fasi intermedie. Allora, per quanto riguarda la linea minerale, mettiamo le date di garanzia perché vogliamo garantirvi che gli elementi chelati presenti all'interno del fertilizzante siano ancora disponibile per la pianta. Classico Terraflores. Vedrete nella composizione del ferro con delle diciture EDTA ad esempio, EDH. Quello è un ferro chelato. Cosa vuol dire? Se voi prendete del ferro puro e lo mettete in acqua, cosa succederà? Il fertilizzante diventerebbe rosso scuro perché il ferro a contatto con l'acqua arrugginisce. Allora qual è il trucco? Prendere il sale, fargli una sorta di copertura in materia organica, cioè la chelatura, e poi metterlo nel liquido. Essendo perciò questa copertura una copertura organica, ha un suo tempo di resistenza. Dopo quel tempo lì, molto probabilmente questa chelatura, questa protezione organica si romperà e perciò il ferro andrà a contatto con l'acqua, non sarà più disponibile per le piante. Sul Terraflores vado a memoria, ma dovrebbe essere 5 anni di garanzia. Naturalmente il processo di decomposizione di questo elemento chelato dura 5 anni, anche di più, in condizioni normali. Due elementi che agiscono negativamente sulla conservazione dei fertilizzanti sulle parti chelati sono temperatura e raggi UV. Mantenete sempre i vostri fertilizzanti a una temperatura fresca e mai sotto la luce solare. Fresca cosa si intende? Bene o male? Un range? Temperatura ambiente va bene, ma frigorifero?
meglio ancora, solo che naturalmente non è che uno si può riempire i frigoriferi di fertilizzanti, però volendo, diciamo, rallentate estremamente il processo di disfacimento di questi elementi chelati. Nella linea organica la data di garanzia è fondamentale. Cosa succede? Se nella linea minerale c'era qualche elemento chelato, cioè coperto, protetto da questa struttura organica, nella linea biocanna è tutto organico. Perciò questo processo di diciamo, trasformazione del fertilizzante è ancora diciamo, più evidente. Cosa succede tecnicamente in un fertilizzante organico dopo la data di garanzia che metti a noi? La struttura organica si trasforma e rilascia il suo contenuto minerale che è all'interno, perciò diciamo, il fatto che noi garantiamo che il prodotto ti assicuri di non andare in overfertilizzazione, che tu non debba più controllare il pH, dopo questa data di garanzia noi non possiamo più garantirlo. Il fertilizzante in ogni caso rimane buono, utilizzabile, però il fatto che tu non debba più controllare pH e DC non te lo possiamo più garantire. Diciamo che diventa più simile a un fertilizzante minerale. Ah, ok. Altro elemento, come dicevo prima, dove uno può rendersi conto, quando vedete le bottiglie di fertilizzanti organici gonfie, perché è iniziato un procedimento di trasformazione, si creano dei gas e la bottiglia si gonfia. Soprattutto con biocanna manteneteli al fresco, assolutamente non sotto raggi solari, perché i raggi solari, come dicevo prima, le temperature alte aumentano questo processo di trasformazione. Beh, direi, Paolo, che dopo questa chiacchierata linea di canna ormai possiamo dire che quasi non ha più segreti. Vai, bene. Ecco. Però prima di salutarci ti chiedo cosa avete in cantiere, un progetto per il futuro, cosa aspettarci da Canna per i prossimi mesi? Per il 2021 personalmente sto portando avanti un progetto, vi dico solo che avrà a che fare con l'ambito musicale. Cercheremo di interagire più con quello che è il mondo dei growers e di entrarci più in contatto possibile, e avrà a che fare con la musica. Un'ultima cosa che chiediamo un po' a sorpresa a tutti, sì? Se hai un trick da dare ai nostri utenti coltivatori. Un trick? Sì, allora, una cosa che non è scritta da nessuna parte. Ecco, già ci piace. Sì, diciamo piccoli dettagli molto interessanti con il booster. Allora, un trick molto interessante potrebbe essere darlo una volta per via fogliare in fase vegetativa, solo una volta. In che periodo più o meno della vegetativa? Verso la fine? Sì, verso la fine, diciamo penultima settimana di vegetativa. E poi un altro trick, che il booster può essere dato in via fogliare. Naturalmente fino diciamo alla quarta di fioritura, non di più. E si dà sia in via fogliare che nell'acqua di irrigazione. Esattamente, noi consigliamo di darlo nell'acqua di irrigazione, ma si può dare anche per via fogliare. Doppia somministrazione. Esatto, volendo si può fare. Anche perché non essendo un fertilizzante non aumenta l'IC, non va a incidere su quello che è diciamo è il grado di salinità della soluzione, perciò potete darlo quanto ne volete. Perfetto. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere il like e attivare la campanella delle notifiche. Paolo, ti saluto e ti ringrazio, spero di vederti presto. Certo. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, se volete altre informazioni sui prodotti Canna potete trovarle sul nostro sito canna-it.com, video interessanti e anche altri trick. E naturalmente potete trovare la nostra linea completa presso i negozi MyGrass. A parte i nostri prodotti troverete dei ragazzi che sono veramente professionali e informati su tutto il settore del growing. Grazie Paolo. Grazie a voi. Un saluto a tutti, ciao ragazzi. Ciao.